Lezione 1. Pattinare è divertente. Ehi Anna, è così divertente pattinare e scivolare lungo la pista. Lo so, giusto? Mi sento così eccitata e piena di energia. Anche io. Non vedo l'ora di rifarlo ancora e ancora durante questi pochi giorni di vacanza. Assolutamente. È un'attività così emozionante e il paesaggio innevato aumenta l'eccitazione. Sono d'accordo. È un ottimo modo per godersi il clima invernale e divertirsi. Sono contento che abbiamo deciso di provarlo. È sicuramente un momento clou della nostra vacanza. Sicuramente. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo qui e viviamo altre avventure incredibili. Assolutamente, John. Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima sessione di pattinaggio. Conta su di me. Creeremo ricordi indimenticabili durante questa vacanza. Questo è lo spirito. Manteniamo viva l'emozione e sfruttiamo al massimo ogni momento. Assolutamente, Anna. Passiamo un momento fantastico. Lezione 2. Vado a fare la spesa. Ciao Anna, vado a fare la spesa. C'è qualcosa di specifico di cui hai bisogno? Ciao John. Sì, stiamo esaurendo alcuni elementi essenziali. Non dimenticare il latte e le uova. Ho notato, Anna. Mi assicurerò di prendere il latte e le uova. Nient'altro? Stiamo anche esaurendo il pane. Potresti prendere una pagnotta? Certo, Anna. Aggiungerò una pagnotta alla lista. Posso procurarmi qualcos'altro? Per ora dovrebbe essere tutto, John. Grazie per l'aiuto con la spesa. Prego, Anna. Tornerò a breve con tutto quello che c'è sulla lista. Ottimo. Inizierò a preparare gli altri ingredienti per il nostro pasto. A presto, John. A presto, Anna. Mi assicurerò di non dimenticare il latte, le uova e il pane. Lezione 3. C'è un limite a quanto posso portare? Ciao Anna, sto programmando un viaggio e volevo chiedere informazioni sul limite di bagaglio. C'è un limite a quanto posso portare? Ciao John. Sì, di solito c'è un limite alla quantità di bagagli che puoi portare in viaggio. Capisco. Il limite è lo stesso per tutte le compagnie aeree o varia? Il limite per il bagaglio può variare a seconda della compagnia aerea e del tipo di biglietto in tuo possesso. Quindi, come faccio a sapere qual è il limite specifico per il mio volo? Di solito puoi trovare le informazioni sui limiti del bagaglio sul sito web della compagnia aerea o contattando il loro servizio clienti. Questo ha senso. Mi assicurerò di controllare il sito web della compagnia aerea per determinare il limite per il mio volo specifico. Buona idea, John. È sempre meglio essere informati e preparati. Esiste una regola empirica generale per l'imballaggio? Ad esempio, quanto è considerato un importo ragionevole? Una quantità ragionevole di bagagli di solito include una valigia o una borsa che rientri nei limiti di dimensioni e peso della compagnia aerea. Lo terrò a mente mentre preparo le valigie. Non voglio superare il limite e affrontare costi o problemi aggiuntivi. È sicuramente una buona pratica imballare in modo efficiente ed evitare oggetti non necessari. Grazie per l'informazione, Anna. Mi assicurerò di fare le valigie entro i limiti e di avere un'esperienza di viaggio senza intoppi. Benvenuto, John. Buon viaggio e buon viaggio. Lezione 4. Ho sentito dire che i paesaggi del Giappone sono incredibili. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare una vacanza.
Ho sentito dire che i paesaggi in Giappone sono incredibili. Ciao John, hai assolutamente ragione. Il Giappone è noto per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue bellezze naturali. Ho sempre voluto vedere i fiori di ciliegio in piena fioritura. Ho sentito che sono mozzafiato. Oh sì, i fiori di ciliegio in Giappone sono davvero uno spettacolo da vedere. Lo scenario diventa così vivace e pittoresco. Posso solo immaginare. Deve essere un'esperienza incredibile vedere la bellezza della natura in un modo così unico. Sicuramente lo è, John. I fiori di ciliegio creano un'atmosfera magica e simboleggiano l'arrivo della primavera. Ci sono luoghi specifici in Giappone che consiglieresti per ammirare i fiori di ciliegio? Alcune destinazioni popolari per i fiori di ciliegio includono Kyoto, Tokyo e Nara. Hanno bellissimi parchi e giardini. Sembra incredibile. Mi assicurerò di includere quei luoghi nel mio itinerario quando pianifico il mio viaggio in Giappone. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo esplorando i paesaggi e immergendoti nella cultura giapponese. Non vedo davvero l'ora, Anna. Grazie per aver condiviso le tue opinioni e i tuoi consigli. Benvenuto, John. Spero che tu possa vivere un'esperienza indimenticabile in Giappone e goderti la bellezza dei fiori di ciliegio. Lo apprezzo, Anna. Mi assicurerò di scattare delle bellissime foto da condividere con voi quando tornerò. Lezione 5. Hai in mente qualche destinazione? Ciao Anna, stavo esaminando le opzioni di vacanza per noi. Hai in mente qualche destinazione? Ciao John, anch'io ho fatto delle ricerche. Sono disponibili diverse opzioni all'interno del nostro budget. È bello sentirlo, Anna. È importante trovare una destinazione che offra un buon rapporto qualità-prezzo. Assolutamente, John. Ho trovato alcune destinazioni balneari a prezzi accessibili e anche alcuni rifugi panoramici in montagna. Le destinazioni balneari sembrano rilassanti e i rifugi in montagna offrirebbero un rinfrescante cambio di scenario. Sono d'accordo, John. Dipende se vogliamo una rilassante vacanza al mare o un'avventurosa vacanza in montagna. Valutiamo i pro e i contro di ciascuna opzione. Quali sono le destinazioni balneari che hai trovato? Ho trovato alcune opzioni convenienti in Messico e Thailandia. Hanno spiagge bellissime e una varietà di attività. Il Messico e la Thailandia sembrano entrambi attraenti. Che mi dite dei rifugi in montagna? Luoghi specifici? Sì, mi sono imbattuto in alcune opzioni economiche nelle Alpi svizzere e nelle montagne rocciose del Colorado. Offrono panorami mozzafiato e avventure all'aperto. Le Alpi svizzere e le montagne rocciose del Colorado offrirebbero un'esperienza panoramica e avventurosa. È una scelta difficile. Lo è davvero, John. Dovremmo considerare le nostre preferenze e il tipo di esperienza che vogliamo avere. Hai ragione, Anna. Prendiamoci del tempo per discutere e decidere insieme. Sono entusiasta della nostra prossima vacanza. Anche io, John. Sono sicuro che troveremo la destinazione perfetta che soddisfi sia i nostri desideri che il nostro budget. D'accordo, Anna. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Continuiamo a ricercare e discutere le nostre opzioni. Sembra un piano, John. Non vedo l'ora di pianificare una fantastica vacanza con te. Lezione 6. Stavo pensando di intraprendere un'avventura da solista. Ciao Anna, stavo pensando di partire per un'avventura da solista. Come posso pianificarlo?
Ciao John, sembra eccitante. Per pianificare un'avventura in solitaria, puoi iniziare cercando la tua destinazione. La ricerca della destinazione ha senso. Quali sono alcune cose fondamentali che dovrei cercare durante la mia ricerca? Dovresti cercare informazioni sulla cultura locale, le attrazioni, i consigli di sicurezza e tutti i documenti di viaggio necessari. È utile, Anna. Mi assicurerò di raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di definire la mia destinazione. Ottimo, John. Dopo aver scelto la destinazione, puoi creare un itinerario dettagliato per il tuo viaggio. Come devo fare per creare un itinerario? Ci sono dei passaggi specifici che devo seguire? Innanzitutto, identifica i luoghi e le attività imperdibili nella tua destinazione. Quindi, dedica del tempo a ciascuna attrazione e pianifica il tuo programma giornaliero. Capisco. Quindi, dovrei dare la priorità ai luoghi e alle attività che mi interessano di più. Esattamente, John. Creare un itinerario flessibile ti permetterà di sfruttare al meglio la tua avventura in solitaria. Ci sono altri aspetti importanti che dovrei considerare quando pianifico un viaggio da solo? Sì, è importante pensare alle opzioni di alloggio, ai trasporti e al budget per il viaggio. Alloggio, trasporti e budget, capito. Mi assicurerò di pianificare e allocare le mie risorse di conseguenza. È un approccio intelligente, John. Pianificare in anticipo ti aiuterà a vivere un'avventura da solista senza intoppi e divertente. Grazie per la guida, Anna. Ora mi sento più sicuro nel pianificare il mio viaggio da sola. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo e creerai ricordi indimenticabili durante la tua avventura da solista. Apprezzo il tuo supporto, Anna. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa nuova avventura. Lezione 7. Ho cercato di stabilire una routine di esercizi costante. Ciao Anna, ho cercato di stabilire una routine di esercizi coerente. Com'è la tua routine di esercizi? Ciao John, è fantastico che tu stia dando la priorità all'esercizio. Di solito faccio yoga al mattino. Lo yoga sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Quali benefici hai tratto dalla pratica dello yoga? Lo yoga mi aiuta a migliorare la flessibilità, aumentare la forza e ridurre lo stress. Inoltre migliora il mio benessere generale. Sono vantaggi meravigliosi, Anna. Sono interessata a incorporare lo yoga nella mia routine. Qualche consiglio per i principianti? Per i principianti, è importante iniziare con lezioni o tutorial di yoga adatti ai principianti. Concentrati sul corretto allineamento e ascolta il tuo corpo. Lo terrò a mente, Anna. Ci sono risorse o app specifiche che consigli per imparare lo yoga? Sono disponibili molte ottime risorse. Alcune app popolari per imparare lo yoga includono Yoga Studio, Down Dog e Daily Yoga. Darò un'occhiata a quelle app, Anna. Hai altri esercizi o attività preferiti che ti piacciono? Oltre allo yoga, mi piace anche fare passeggiate o jogging nel parco e fare esercizi di allenamento della forza a casa. Incorporare passeggiate, jogging e allenamento della forza sembra una routine a tutto tondo. Prenderò in considerazione l'aggiunta anche di quelli. Ottima idea, John. È utile avere un mix di attività per mantenere gli allenamenti interessanti e rivolgersi a diversi gruppi muscolari. Apprezzo le tue intuizioni, Anna. Ora sono motivato a stabilire una routine di esercizi costante. Sono felice di sentirlo, John.
Ricordati di iniziare gradualmente e di ascoltare il tuo corpo. La coerenza è fondamentale per vedere i risultati. Lo terrò a mente, Anna. Grazie per aver condiviso la tua routine di esercizi e averci fornito una guida. Alla ricerca di uno stile di vita più sano. Lezione 9. Sto pensando di preparare un frullato. Ciao Anna, sto pensando di fare un frullato. Suggerisci di usare ananas, mango, banana e latte di cocco? Ciao John, quella combinazione sembra deliziosa. Ananas, mango, banana e latte di cocco sarebbero un frullato rinfrescante e tropicale. Sono felice che tu la pensi così, Anna. Devo aggiungere altri ingredienti o dolcificanti? Puoi aggiungere una spruzzata di succo di lime fresco per un tocco piccante o un filo di miele se preferisci un gusto più dolce. Succo di lime e miele, capito. Mi assicurerò di includerli nel mio frullato. Sembra perfetto, John. Non dimenticare di frullare il tutto fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Sicuramente, Anna. Lo frullerò fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Qualche altro consiglio? Puoi anche aggiungere una manciata di cubetti di ghiaccio per rendere il frullato freddo e rinfrescante. Fresco e rinfrescante è ciò a cui miro, Anna. Aggiungerò dei cubetti di ghiaccio per farlo. Meraviglioso, John. Sono sicuro che il tuo frullato risulterà fantastico. Divertitevi. Grazie per i suggerimenti, Anna. Non vedo l'ora di godermi il mio frullato tropicale. Lezione 10. Volevo parlarti di qualcosa. Ciao Anna, volevo parlarti di una cosa. Sto facendo del mio meglio, ma a volte la tristezza diventa travolgente. Ciao John, sono qui per ascoltare. A volte è del tutto normal sentirsi sopraffatti dalla tristezza. Ricorda, non devi affrontarlo da solo. Grazie, Anna. Significa molto avere qualcuno con cui parlare. A volte sembra che la tristezza sia troppo da gestire. Capisco, John. Può essere difficile affrontare emozioni travolgenti. È importante concedersi il permesso di sentire e chiedere supporto quando necessario. È rassicurante sentirlo, Anna. In che modo posso far fronte a questi travolgenti sentimenti di tristezza? Esistono diverse strategie di coping che possono aiutare. Puoi provare a parlare con un amico o un familiare fidato, impegnarti in attività che ti piacciono, praticare la cura di te stesso o cercare un aiuto professionale, se necessario. Terrò a mente queste strategie, Anna. Parlare con qualcuno e impegnarmi in attività che mi piacciono sembrano buoni punti di partenza. Assolutamente, John. Ricorda, fare piccoli passi ed essere gentile con te stesso è fondamentale. Va bene chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Apprezzo il tuo supporto e la tua comprensione, Anna. È confortante sapere che posso aiutarmi quando la tristezza diventa eccessiva. Benvenuto, John. Non esitate a contattarci. Non siete soli in questo, e insieme possiamo affrontare i momenti difficili. Grazie, Anna. Le tue parole significano molto per me. Sono grato di averti come amico. Il sentimento è reciproco, John. Gli amici sono qui per sostenersi a vicenda, specialmente nei momenti difficili. Lo supereremo insieme. Lezione 11. Il codice di abbigliamento. Ciao Anna, volevo chiederti un consiglio. Certo, quale sembra essere il problema? Ciao John, sono qui per aiutarti. Cosa ti passa per la testa? Beh, sono invitata a un evento formale e il dress code richiede una cravatta.
Non è il mio stile e ne ho già uno. Capisco, John. Se non è il tuo stile, puoi esplorare alternative alla cravatta tradizionale. Ci sono altre opzioni, come papillon o fazzoletti da taschino, che possono aggiungere un tocco di personalità al tuo outfit. Ottimo suggerimento, Anna. Non ho mai pensato ai papillon o ai fazzoletti da taschino. Li considererò come alternative. È bene mantenere una mente aperta e sperimentare stili diversi. Potresti trovare qualcosa che soddisfi i tuoi gusti e che si adatti comunque al dress code dell'evento. È vero, Anna. Esplorerò diverse opzioni e sceglierò qualcosa che sia in linea con il mio stile personale, pur rispettando i requisiti del codice di abbigliamento. Questo è lo spirito, John. È importante sentirsi a proprio agio e sicuri di sé in ciò che si indossa. Assolutamente, Anna. Grazie per i tuoi consigli e per avermi aiutato a pensare fuori dagli schemi. Lo apprezzo. Benvenuto, John. Sono felice di poterti aiutare. Ricorda, lo stile è un'espressione personale e trovare ciò che funziona per te è fondamentale. Buona fortuna con la scelta del tuo outfit. Grazie ancora, Anna. Lo terrò a mente e prenderò una decisione che rifletta il mio stile e i requisiti dell'evento. Lezione 12. Quali sono alcune delle principali modalità di trasporto qui? Ciao Anna, mi sono recentemente trasferita in una nuova città. Quali sono alcune delle principali modalità di trasporto qui? Ciao John. In questa città esiste un sistema di trasporto pubblico completo che include autobus, treni e tram. È bello saperlo, Anna. Esistono app o siti web specifici che posso usare per navigare nel sistema di trasporto pubblico? Sì, sono disponibili diverse app e siti web. Alcune delle app più popolari includono l'app ufficiale per i trasporti della città e altre app di terze parti, che forniscono aggiornamenti in tempo reale e pianificazione del percorso. Mi assicurerò di scaricare l'app ufficiale per i trasporti, Anna. Sembra uno strumento comodo per spostarsi. È sicuramente utile, John. Inoltre, i taxi e i servizi di ride sharing sono ampiamente disponibili in questa città. È bello sentirlo, Anna. È rassicurante sapere che ci sono diverse opzioni di trasporto tra cui scegliere. Assolutamente, John. A seconda delle esigenze e delle preferenze, è possibile selezionare la modalità di trasporto più adatta per ogni situazione. Apprezzo l'informazione, Anna. Sicuramente mi aiuterà a navigare in città in modo più efficiente. Sono felice di poterti aiutare, John. Esplorando le opzioni di trasporto sarà più facile spostarsi e scoprire la città. Grazie per la guida, Anna. Sono entusiasta di iniziare a esplorare e utilizzare le varie modalità di trasporto disponibili qui. Lezione 13. Ultimamente ho cercato di migliorare il mio livello di forma fisica. Ciao Anna, ultimamente sto cercando di migliorare il mio livello di forma fisica. Che tipo di esercizi fai? Ho sentito che i movimenti composti possono essere utili. Ciao John, mi concentro anche sui movimenti composti. Coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente, e sono ottimi per la forza e la coordinazione complessive. Alcuni esempi includono squat, deadlift e distensioni su panca. Interessante, Anna. Ho sentito parlare di quegli esercizi. Ci sono altri movimenti composti che mi consigliate? Assolutamente, John. Le flessioni, gli affondi e le pressioni sopraelevate sono anche esercizi complessi e efficaci che colpiscono vari gruppi muscolari. Li terrò a mente, Anna.
Sembra che incorporare movimenti composti nella mia routine possa essere utile per la mia forma fisica generale. Sicuramente, John. Gli esercizi composti aiutano a rafforzare la forza funzionale e a migliorare la composizione corporea. Sono anche efficienti in termini di tempo. Questo è un vantaggio, Anna. Sono sempre alla ricerca di modi efficaci per ottenere il massimo dai miei allenamenti. È fantastico che tu sia motivato a migliorare la tua forma fisica, John. Ricordati di ascoltare il tuo corpo, di iniziare con la forma corretta e aumentare gradualmente l'intensità. Grazie per il consiglio, Anna. Mi assicurerò di dare priorità alla forma corretta e di progredire gradualmente nei miei allenamenti. Benvenuto, John. Goditi il tuo percorso di fitness e non esitare a contattarci se hai altre domande. Lo apprezzo, Anna. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Verso un futuro più sano e più forte. Lezione 14. I termini e le condizioni di questa nuova app. Ciao Anna, ho letto i termini e le condizioni di questa nuova app. Sì, li ho analizzati a fondo. Ciao John, è fantastico. È sempre una buona idea leggere e comprendere i termini e le condizioni prima di utilizzare qualsiasi nuova app o servizio. Sono d'accordo, Anna. È importante sapere cosa sto accettando e quali sono i miei diritti e le mie responsabilità. Assolutamente, John. Hai riscontrato punti o dubbi specifici durante l'analisi dei termini e delle condizioni? Bene, ho notato alcune clausole riguardanti la raccolta dei dati e la privacy. Volevo assicurarmi di aver capito come verranno utilizzate e protette le mie informazioni personali. Questa è una preoccupazione valida, John. Comprendere le pratiche di raccolta dei dati e sulla privacy dell'app è fondamentale per salvaguardare le tue informazioni. Sicuramente, Anna. Mi sono preso il tempo necessario per esaminare queste sezioni in dettaglio per assicurarmi di essere a mio agio con il modo in cui verranno gestiti i miei dati. È fantastico che tu sia proattivo nel proteggere la tua privacy, John. Se hai ulteriori domande o dubbi, puoi sempre contattare il team di supporto dell'app per chiarimenti. Ottimo suggerimento, Anna. Lo terrò a mente se dovessero sorgere altre domande. È meglio essere informati che dare per scontato. Assolutamente, John. Essere informati ti dà potere come utente. Sono lieto che tu abbia dedicato del tempo ad analizzare a fondo i termini e le condizioni. Grazie, Anna. Per me è importante prendere decisioni informate, soprattutto quando si tratta dei miei dati personali. Apprezzo il tuo supporto. Benvenuto, John. Sono qui per supportarti. Se hai bisogno di ulteriore assistenza o hai altre domande, non esitare a chiedere. Lo farò, Anna. La tua guida e il tuo supporto significano molto per me. Grazie ancora per il tuo aiuto. Lezione 15. Stavo cercando un nuovo appartamento. Ciao Anna, stavo cercando un nuovo appartamento. Sì, ho programmato alcune visite per questo fine settimana. Spero di trovare qualcosa che mi piaccia. Ciao John, è fantastico. La visualizzazione di più appartamenti ti darà un'idea migliore di ciò che è disponibile e ti aiuterà a prendere una decisione informata. Sono d'accordo, Anna. È importante esplorare diverse opzioni e considerare vari fattori prima di prendere una decisione. Sicuramente, John. Quando visiti gli appartamenti, assicurati di prendere nota di caratteristiche importanti come la disposizione, i servizi e la posizione. Questa è una buona osservazione, Anna. Mi assicurerò di prestare attenzione a questi aspetti e di vedere se sono in linea con le mie preferenze ed esigenze.
È anche una buona idea porre domande su eventuali requisiti o dubbi specifici, come le politiche sugli animali domestici o la disponibilità del parcheggio. Lo terrò a mente, Anna. Fare domande mi aiuterà a raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata. Questo è l'approccio giusto, John. Prenditi il tuo tempo, confronta i pro e i contro di ogni appartamento e fidati del tuo istinto. Grazie per il consiglio, Anna. Affronterò le visualizzazioni con una mentalità chiara e mi fiderò di me stesso per prendere la decisione migliore. Benvenuto, John. Sono sicuro che troverai un ottimo appartamento adatto alle tue esigenze. Buona fortuna con le visite. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo supporto. Vi terrò aggiornati su come va e spero di trovare presto il posto perfetto da chiamare casa. Lezione 16. Ho ricercato potenziali opportunità di business. Ciao Anna, ho cercato potenziali opportunità di business. Abbiamo una comprovata esperienza in iniziative simili. Quali sono i tuoi requisiti per prendere in considerazione una nuova iniziativa commerciale? Ciao John, è impressionante che abbiamo una comprovata esperienza in iniziative simili. Quando considero una nuova impresa commerciale, cerco alcuni requisiti chiave. Quali sono questi requisiti, Anna? Sono curioso di sapere a quali fattori date priorità quando valutate una potenziale opportunità di business. Bene, un requisito importante è un mercato redditizio. Voglio assicurarmi che ci sia una domanda per il prodotto o il servizio che intendiamo offrire. Ha senso, Anna. Una forte domanda di mercato è fondamentale per il successo e la sostenibilità di qualsiasi iniziativa imprenditoriale. Assolutamente, John. Un altro requisito è un vantaggio competitivo. Cerco punti di forza o aspetti unici che distinguono l'azienda dalla concorrenza. Avere un vantaggio competitivo può sicuramente darci un vantaggio sul mercato, Anna. È importante offrire qualcosa di prezioso e distintivo per attirare i clienti. Sì, è essenziale differenziarci, John. Inoltre, considero anche la fattibilità finanziaria e la potenziale redditività dell'impresa. La fattibilità finanziaria e la redditività sono considerazioni cruciali, Anna. Dobbiamo garantire che l'azienda possa generare entrate e profitti sostenibili. Esatto, John. Infine, prendo in considerazione anche le risorse e le capacità che abbiamo a disposizione per supportare la nuova impresa. È importante valutare le nostre risorse e capacità per determinare se disponiamo dei mezzi necessari per eseguire il piano aziendale in modo efficace, Anna. Esattamente, John. Considerando questi requisiti, possiamo aumentare le probabilità di successo e prendere decisioni aziendali informate. Apprezzo le tue intuizioni, Anna. È utile disporre di una serie chiara di requisiti quando si valutano nuove opportunità di business. Teniamoli a mente mentre esploriamo potenziali iniziative. Sicuramente, John. Sono entusiasta di vedere quali opportunità ci attendono. Sfruttiamo la nostra esperienza e facciamo scelte intelligenti per la nostra prossima impresa. Lezione 17. Ho viaggiato molto ultimamente. Ciao Anna, ho viaggiato molto ultimamente e ho imparato alcune lezioni preziose. In base alle tue esperienze, c'è qualche consiglio che puoi darmi? Ciao John, decisamente. Una lezione importante che ho imparato è quella di portare sempre con sé una copia dei documenti importanti quando si viaggia. Ottimo consiglio, Anna. Avere copie di documenti importanti può essere un vero toccasana in caso di emergenze o situazioni impreviste. Assolutamente, John.
È una buona idea avere copie del passaporto, del documento d'identità, dell'itinerario di viaggio e di qualsiasi altro documento essenziale. Mi assicurerò di farlo, Anna. È meglio essere preparati e avere dei duplicati piuttosto che affidarsi esclusivamente agli originali. Un altro consiglio utile è quello di conservare copie digitali di documenti importanti sul telefono o in un servizio di archiviazione cloud sicuro. È un approccio intelligente, Anna. L'archiviazione di copie digitali può fornire un ulteriore livello di backup e accessibilità. Sì, John. In caso di smarrimento o furto, disporre di copie digitali può aiutarti ad accedere rapidamente alle informazioni necessarie e a segnalare l'incidente. Apprezzo il consiglio, Anna. È importante essere proattivi e prendere precauzioni quando si viaggia per garantire un'esperienza fluida e senza problemi. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto condividere alcuni suggerimenti utili. Ricorda di conservare le copie in una posizione separata dagli originali per una maggiore sicurezza. È un buon promemoria, Anna. Mi assicurerò di conservare le copie in un posto sicuro, separato dagli originali. Ottimo. Spero che questi consigli ti tornino utili durante i tuoi viaggi, John. Goditi le tue avventure e stai al sicuro. Grazie, Anna. Terrò a mente queste lezioni e trarrò il massimo dai miei viaggi. Il tuo consiglio è davvero prezioso per me. Lezione 18. Ho esaminato i prezzi per il nostro prossimo viaggio. Ciao Anna, stavo guardando i prezzi per il nostro prossimo viaggio. Sono fantastici. Bene, fallo tu e io preparerò alcuni oggetti essenziali. Ciao John, sono notizie fantastiche sui prezzi. È sempre un sollievo quando riusciamo a trovare buone offerte per i nostri viaggi. Sicuramente, Anna. Risparmiare sulle spese di viaggio ci consente di destinare il nostro budget ad altre esperienze piacevoli durante il viaggio. Assolutamente, John. Mentre prepari i bagagli, assicurati di includere oggetti essenziali come vestiti adatti alle intemperie, articoli da toilette e tutti i farmaci necessari. È un buon promemoria, Anna. Imballare gli articoli giusti ci assicura di essere preparati e a nostro agio durante tutto il viaggio. Inoltre, non dimenticare di mettere in valigia tutti i dispositivi elettronici e i relativi caricabatterie, nonché gli adattatori da viaggio di cui potresti aver bisogno. Giusto, Anna. È importante che i nostri dispositivi elettronici siano carichi e pronti all'uso, soprattutto se li utilizziamo per la navigazione o la comunicazione. Esattamente, John. È anche una buona idea mettere in valigia un piccolo kit di pronto soccorso con forniture mediche di base come cerotti e antidolorifici. Lo aggiungerò alla mia lista, Anna. Avere un kit di pronto soccorso ci dà tranquillità in caso di lesioni lievi o problemi di salute. Infine, non dimenticare di mettere in valigia tutti i documenti di viaggio di cui avrai bisogno, come passaporti, visti o informazioni sull'assicurazione di viaggio. Assolutamente, Anna. I documenti di viaggio sono essenziali e dovremmo ricontrollarli per assicurarci di averli prima di partire. Ottimo! Ora che abbiamo tutto sotto controllo, possiamo concentrarci sul goderci il viaggio e creare ricordi indelebili. Grazie per i promemoria, Anna. Mi assicurerò di mettere in valigia tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un viaggio tranquillo e piacevole. Facciamo un viaggio fantastico insieme. Benvenuto, John. Anch'io sono entusiasta del nostro viaggio. Sfruttiamolo al massimo e divertiamoci. Lezione 19. Penso che dovremmo prorogare la scadenza. Ciao Anna, considerando il volume di lavoro che abbiamo, penso che dovremmo prorogare la scadenza. Ciao John, sono d'accordo.
Data la mole di lavoro che dobbiamo completare, l'estensione della scadenza ci consentirebbe di fornire un risultato di alta qualità. Sicuramente, Anna. È importante dare priorità alla qualità rispetto alla fretta di rispettare una scadenza irrealistica. Assolutamente, John. Estendendo la scadenza, possiamo dedicare più tempo alla pianificazione, all'esecuzione e alla revisione approfondite. È un approccio saggio, Anna. È meglio dedicare il tempo necessario per garantire che il nostro lavoro sia ben congegnato e soddisfi gli standard desiderati. Inoltre, l'estensione della scadenza ci fornirebbe una maggiore flessibilità per affrontare eventuali sfide o revisioni impreviste che potrebbero sorgere. Hai ragione, Anna. È sempre bene avere un po' di tempo libero per gestire circostanze impreviste che potrebbero influire sul progetto. Inoltre, prorogare la scadenza può aiutarci a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, e a prevenire lo stress eccessivo o il burnout. Questa è una considerazione importante, Anna. Prendersi cura del nostro benessere e mantenere un ritmo sostenibile è fondamentale per la produttività a lungo termine. Assolutamente, John. È essenziale trovare un equilibrio che ci permetta di ottenere risultati eccellenti prendendoci cura di noi stessi. Discuterò della possibilità di prorogare la scadenza con gli stakeholder del progetto, Anna. Credo che capiranno la necessità di ulteriore tempo. Sembra un buon piano, John. La comunicazione aperta e la trasparenza sono fondamentali quando si discute di prorogare le scadenze con le parti interessate. Grazie per il tuo contributo, Anna. La tua prospettiva e le tue intuizioni sono preziose per prendere decisioni informate. Lavoriamo insieme per ottenere il miglior risultato possibile. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto contribuire. Sono sicuro che con i nostri sforzi di collaborazione otterremo risultati eccezionali. Mettiamoci al lavoro. Lezione 20. Ho preso in considerazione le opzioni di trasporto per il nostro prossimo viaggio. Ciao Anna, ho preso in considerazione le opzioni di trasporto per il nostro prossimo viaggio. Preferisco i mezzi pubblici. Il sistema di autobus è affidabile qui? Ciao John, il trasporto pubblico è una scelta conveniente. Il sistema di autobus qui è generalmente affidabile, ma ha i suoi alti e bassi. Capisco, Anna. Puoi dirmi di più sull'affidabilità del sistema di autobus? Ci sono fattori specifici da considerare? Bene, John, l'affidabilità del sistema di autobus può variare a seconda di fattori come le condizioni del traffico e l'ora del giorno. Ha senso, Anna. Suppongo sia importante pianificare il nostro viaggio di conseguenza e considerare i potenziali ritardi nelle ore di punta. Esattamente, John. È una buona idea controllare gli orari degli autobus e concedere del tempo extra in caso di ritardi imprevisti. Lo terrò a mente, Anna. Essere preparati e flessibili con i nostri orari ci aiuterà a navigare nel sistema degli autobus in modo più efficace. Inoltre, vale la pena notare che alcune linee di autobus potrebbero essere più affidabili di altre a causa delle differenze di frequenza e domanda. Ottima osservazione, Anna. Siamo in grado di ricercare e identificare le linee di autobus note per la loro affidabilità e frequenza di servizio. Assolutamente, John. È sempre utile raccogliere informazioni e pianificare i nostri percorsi in anticipo per garantire viaggi senza intoppi e puntuali. Apprezzo le tue intuizioni, Anna. Il trasporto pubblico può essere un'opzione economica ed ecologica, quindi è importante conoscere l'affidabilità del sistema di autobus. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto fornire alcune informazioni. Sfruttiamo al massimo le opzioni di trasporto pubblico disponibili e godiamoci il nostro viaggio.
D'accordo, Anna. Utilizzando i mezzi pubblici, possiamo avere un'esperienza di viaggio più coinvolgente e sostenibile. Abbracciamo l'avventura. Lezione 21. Stavo pensando al nostro programma per il prossimo fine settimana. Ciao Anna, stavo pensando al nostro programma per il prossimo fine settimana. Hai qualche idea specifica in mente? Ciao John. Beh, stavo pensando di esplorare un sentiero escursionistico nelle vicinanze. Potrebbe essere un ottimo modo per godersi la natura e fare esercizio. Sembra meraviglioso, Anna. Mi piace fare escursioni ed è un modo rinfrescante per trascorrere del tempo all'aperto. Quale percorso stavi considerando? Ho sentito parlare di un sentiero chiamato Cascade Path. È noto per i suoi splendidi paesaggi e il suo livello di difficoltà moderato. Sembra adatto a noi. Sembra perfetto, Anna. Una difficoltà moderata sarebbe piacevole, e possiamo prenderci il nostro tempo per apprezzare l'ambiente circostante. Sai quanto è lungo il percorso? Sì, il Cascade Path è lungo circa 5 miglia, quindi dovrebbe essere una distanza gestibile per un'escursione di un giorno. Ottimo. Mi assicurerò di mettere in valigia dell'acqua, degli snack e della crema solare. C'è qualcos'altro che dovremmo portare con noi per l'escursione? È sempre una buona idea avere uno zaino piccolo con alcuni elementi essenziali come un kit di pronto soccorso, una mappa o una guida escursionistica, e un telefono completamente carico per le emergenze. Bella idea, Anna. La sicurezza e la preparazione sono importanti quando si fa un'escursione. Mi assicurerò di raccogliere quegli oggetti prima di partire. Eccellente! Possiamo anche controllare le previsioni del tempo in prossimità della data per assicurarci di vestirci in modo appropriato e di portare gli strati aggiuntivi necessari. Questa è una buona osservazione, Anna. Essere consapevoli delle condizioni meteorologiche ci aiuterà a stare comodi durante l'escursione. Sono felice che tu sia d'accordo con l'idea dell'escursionismo, John. Penso che sarà un modo divertente e tonificante per trascorrere il nostro weekend. Assolutamente, Anna. Esplorare la natura e mettersi alla prova con un'escursione sembra un programma perfetto per il fine settimana. Non vedo l'ora. Anche io, John. Trasformiamola in un'avventura escursionistica memorabile. Sono entusiasta di percorrere il sentiero con te. Lezione 22. Hai qualche consiglio sull'imballaggio? Ciao Anna, sto programmando il nostro prossimo viaggio. Hai qualche consiglio sull'imballaggio? Ciao John, uno dei miei migliori consigli è quello di fare le valigie leggere. Viaggiare con meno bagagli può rendere il nostro viaggio più comodo e piacevole. Ottimo suggerimento, Anna. Un bagaglio leggero può evitarci il fastidio di trasportare borse pesanti e consentirci una maggiore flessibilità durante i nostri viaggi. Assolutamente, John. Un altro consiglio è quello di portare vestiti che possano essere sovrapposti. In questo modo, possiamo adattare i nostri abiti in base alle variazioni meteorologiche o di temperatura. La stratificazione ha senso, Anna. Ci dà la flessibilità necessaria per adattarci a climi o ambienti diversi senza imballaggi eccessivi. Esattamente, John. È anche utile portare vestiti che si asciughino rapidamente, specialmente per le attività che possono comportare acqua o pioggia inaspettata. Ottima osservazione, Anna. I vestiti ad asciugatura rapida possono essere un vero toccasana quando dobbiamo lavarli o asciugarli durante il nostro viaggio. Fa risparmiare tempo e ci fa sentire a nostro agio. Inoltre, prendi in considerazione pezzi versatili che possono essere mescolati e abbinati per creare abiti diversi. Questo aiuta a massimizzare l'utilizzo del nostro guardaroba limitato. È un approccio intelligente, Anna. Avere opzioni di abbigliamento versatili ci consente di creare look diversi senza imballare articoli eccessivi.
Non dimenticare di mettere in valigia oggetti essenziali come scarpe comode, articoli da toilette e tutti i farmaci necessari. Questi articoli possono migliorare notevolmente la nostra esperienza di viaggio. Assolutamente, Anna. Le scarpe comode sono un must per esplorare, e avere gli articoli da toiletta e i farmaci necessari ci assicura di avere ciò di cui abbiamo bisogno. Infine, ricordati di controllare eventuali codici di abbigliamento o norme culturali specifici delle destinazioni che visiteremo. Questo può aiutarci a fare le valigie in modo appropriato. Buon promemoria, Anna. Rispettare le usanze locali e rispettare i codici di abbigliamento dimostra sensibilità culturale e ci aiuta a mimetizzarci. Sono felice che tu abbia trovato utili questi consigli, John. Fare bagagli leggeri e intelligenti può rendere il nostro viaggio più confortevole e senza stress. Grazie, Anna. I tuoi suggerimenti faranno sicuramente la differenza nel modo in cui prepareremo le valigie per il nostro viaggio. Facciamo le valigie leggere e godiamoci al massimo la nostra avventura. Lezione 23. Sto pensando di visitare una città costiera. Ehi Anna, stavo pensando di fare un viaggio. Sembra eccitante. Dove pensi di andare? Ciao John, sto pensando di visitare una città costiera. Ho sentito che è bellissima e ha spiagge meravigliose. Sembra fantastico, Anna. Le città costiere offrono spesso una vacanza rilassante e pittoresca. A quale città specifica stai pensando? Sto pensando di visitare una città chiamata Seaside Cove. È noto per la sua atmosfera affascinante, la costa panoramica e la vivace cultura locale. Seaside Cove sembra una destinazione perfetta, Anna. Anch'io ne ho sentito parlare molto bene. Quando hai intenzione di andare? Penso di andarci il mese prossimo, durante la bassa stagione. Dovrebbe essere meno affollato, e possiamo goderci un'esperienza più tranquilla. È una decisione intelligente, Anna. Andare in vacanza durante la bassa stagione ci permette di evitare la folla e di ottenere potenzialmente offerte migliori sugli alloggi. Assolutamente, John. Inoltre, avremo maggiori possibilità di immergerci completamente nella cultura locale e goderci la bellezza della città. Hai cercato attività o attrazioni specifiche a Seaside Cove da non perdere? Sì, ci sono molte cose da fare. Possiamo esplorare le spiagge, provare sport acquatici, visitare i musei locali e concederci pesce fresco. Sembra un itinerario fantastico, Anna. Sono particolarmente entusiasta di provare i frutti di mare locali. Ho sentito che è delizioso nelle città costiere. Sicuramente, John. Possiamo assaporare i sapori del mare e vivere appieno lo stile di vita costiero. Sarà un viaggio memorabile. Sono entusiasta di questo viaggio, Anna. Cominciamo a pianificare i nostri alloggi e le nostre attività. Non vedo l'ora di esplorare Seaside Cove con te. Mi sento allo stesso modo, John. Trasformiamo questo viaggio in realtà e creiamo ricordi indelebili. Sarà un'avventura incredibile. Lezione 24. Ho studiato alcune strategie di marketing per il nostro nuovo prodotto. Ehi Anna, ho studiato alcune strategie di marketing per il nostro nuovo prodotto. Penso che collaborare con i micro-influencer sarebbe efficace. Ciao John, è un'ottima idea. I micro-influencer hanno un pubblico dedicato e coinvolto, che può aiutarci a raggiungere il nostro mercato di riferimento in modo più efficace. Esattamente, Anna. Il loro seguito, più piccolo ma molto coinvolto, spesso porta più autenticità e fiducia ai consigli che formulano. Sono d'accordo, John. I micro-influencer sono spesso visti dai loro follower come più affabili e affidabili,
il che può influire positivamente sulla percezione del nostro marchio. Inoltre, la collaborazione con micro-influencer ci consente di rivolgerci a mercati di nicchia specifici e raggiungere un pubblico più mirato. Questo è un vantaggio importante, John. Collaborando con micro-influencer in linea con i valori del nostro marchio e il nostro pubblico di riferimento, possiamo garantire che il nostro messaggio risuoni con le persone giuste. Vale anche la pena considerare che collaborare con micro-influencer può essere più conveniente rispetto a lavorare con influencer o celebrità più grandi. Assolutamente, John. I micro-influencer tendono ad addebitare commissioni più basse o possono persino essere aperti allo scambio di prodotti, il che la rende un'opzione più economica per la nostra strategia di marketing. Un altro vantaggio è che i micro-influencer hanno spesso tassi di coinvolgimento più elevati sui loro contenuti, il che significa che il nostro prodotto riceverà probabilmente più attenzione e genererà più interesse. Questo è un punto cruciale, John. Un maggiore coinvolgimento significa una maggiore visibilità, che può portare a una maggiore notorietà del marchio e a potenziali conversioni tra i clienti. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Collaborare con micro-influencer sembra una strategia di marketing efficace per promuovere il nostro nuovo prodotto. Sicuramente, John. Cominciamo a ricercare e identificare i micro-influencer adatti al nostro marchio. Sono entusiasta di vedere l'impatto che possono avere sulle nostre iniziative di marketing. Lezione 25. Sai se c'è un biglietto d'ingresso per queste attrazioni? Ehi Anna, ho esaminato le attrazioni che vogliamo visitare durante il nostro viaggio. Sai se c'è un biglietto d'ingresso per queste attrazioni? Ciao John. Sì, alcuni potrebbero avere un biglietto d'ingresso. È normale che le attrazioni famose addebitino una commissione per la manutenzione e la conservazione del sito. Ha senso, Anna. Il pagamento di un biglietto d'ingresso aiuta a sostenere la manutenzione delle attrazioni e garantisce che possano essere godute dai visitatori per gli anni a venire. Assolutamente, John. È importante considerare queste commissioni come parte del nostro budget di viaggio e pianificare di conseguenza. Ti capita di sapere se ci sono attrazioni che offrono l'ingresso gratuito o hanno tariffe scontate? Sì, alcune attrazioni possono avere giorni o orari specifici in cui offrono ingresso gratuito o tariffe scontate. Vale la pena controllare i loro siti web ufficiali o contattarli direttamente per tali informazioni. Buona idea, Anna. Approfittare dell'ingresso gratuito o delle tariffe scontate può aiutarci a risparmiare denaro senza compromettere le esperienze. Inoltre, possiamo anche prendere in considerazione l'acquisto di pass per le attrazioni, o city card che consentono l'accesso a più attrazioni a un prezzo scontato. Non ci avevo pensato, Anna. L'acquisto di pass per le attrazioni può essere un'opzione conveniente se abbiamo intenzione di visitare diverse attrazioni all'interno di un'area specifica. Esattamente, John. Questi pass spesso offrono comodità e risparmio, soprattutto se abbiamo un itinerario affollato e vogliamo sfruttare al massimo il nostro tempo. Grazie per l'intuizione, Anna. È importante considerare i biglietti d'ingresso ed esplorare diverse opzioni per rendere il nostro viaggio più economico. Benvenuto, John. Pianificare in anticipo e tenere conto dei costi associati alle attrazioni può aiutarci a organizzare un viaggio ben preparato e piacevole. Assicuriamoci di ricercare i biglietti d'ingresso e gli sconti disponibili per le attrazioni che vogliamo visitare. Ci aiuterà a pianificare il nostro itinerario e il nostro budget di conseguenza. Assolutamente, John. In questo modo, possiamo sfruttare al massimo il nostro viaggio e assicurarci esperienze memorabili senza sorprese. Lezione 26. Hai notato quanto sia aperta e spaziosa questa stanza? Ehi Anna, hai notato quanto sia aperta e spaziosa questa stanza?
Sì, l'ho fatto, John. Penso che sia a causa delle grandi finestre e dei soffitti alti. Assolutamente, Anna. L'abbondante luce naturale che entra dalle finestre crea un senso di apertura e rende la stanza più invitante. Sono d'accordo, John. La luce naturale riesce a rendere gli spazi più ampi e luminosi, il che contribuisce alla spaziosità complessiva. Anche i soffitti alti svolgono un ruolo importante. Danno alla stanza un senso di grandezza e creano una sensazione di ariosità. È vero, John. I soffitti più alti attirano lo sguardo verso l'alto, rendendo la stanza più ampia e aumentando il senso generale di apertura. Ho sempre apprezzato le stanze con queste caratteristiche architettoniche. Fanno una grande differenza nel modo in cui si percepisce uno spazio e possono migliorare l'atmosfera generale. Mi sento allo stesso modo, John. Questi elementi di design possono trasformare una stanza e renderla un posto più piacevole in cui trascorrere del tempo. È interessante come la combinazione di luce naturale, ampie finestre e soffitti alti possa creare un'atmosfera così piacevole e spaziosa. Sicuramente, John. È una testimonianza di come scelte progettuali ponderate possano influire sul modo in cui percepiamo e viviamo uno spazio. Sono contenta che abbiamo una stanza come questa. Sembra così aperto e spazioso grazie a questi elementi. È davvero un ottimo posto per rilassarsi e distendersi. Lezione 27. Vado a fare la spesa più tardi. Ciao Anna, dopo vado a fare la spesa. Hai bisogno di qualcosa di specifico? Ciao John. Sì, stiamo esaurendo alcuni articoli. Farò una lista per te. Ok, ho capito. Mi assicurerò di avere tutto quello che c'è sulla lista. Grazie, John. Ecco la lista: uova, latte, pane e frutta e verdura fresche. Ho notato, Anna. Mi assicurerò di ritirare quegli oggetti. Ottimo. Oh, e non dimenticare di prendere anche dei petti di pollo. Certo, Anna. Aggiungerò i petti di pollo alla lista. Hai bisogno di aiuto per portare la spesa quando torni? Sarebbe utile, Anna. Ti farò sapere quando arrivo così ci vediamo alla porta. Suona bene, John. Sarò pronto ad aiutarti con le valigie. Grazie, Anna. Apprezzo la tua assistenza. Ci vediamo tra poco. Non vedo l'ora, John. Acquisti sicuri. Lezione 28. Ho sentito che stai iniziando una nuova routine di fitness. Ciao Anna, ho sentito che stai iniziando una nuova routine di fitness. È una mossa intelligente. Ciao John. Sì, voglio dare la priorità alla mia salute e rimettermi in forma. Credo che una dieta sana integri i miei obiettivi di fitness. Assolutamente, Anna. Mangiare cibo nutriente fornirà al corpo il carburante di cui ha bisogno per funzionare al meglio. Ho intenzione di incorporare più frutta, verdura e proteine magre nei miei pasti. Ottimo approccio, Anna. Questi alimenti sono ricchi di vitamine, minerali e nutrienti essenziali. Voglio anche ridurre gli alimenti trasformati e le bevande zuccherate. Penso che farà una differenza positiva. Hai assolutamente ragione, Anna. Ridurre gli alimenti trasformati e le bevande zuccherate può migliorare il benessere generale. Sono entusiasta di sperimentare nuove ricette salutari e scoprire deliziose alternative agli snack non salutari. Questo è lo spirito, Anna. Mangiare sano non deve essere noioso. Ci sono molte opzioni gustose e nutrienti.
Sono felice che tu la pensi così, John. È motivante sapere che posso godermi il cibo pur facendo scelte sane. Sicuramente, Anna. È importante avere un approccio equilibrato che includa sia divertimento che nutrimento. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio verso uno stile di vita più sano, John. Apprezzo il tuo supporto. Prego, Anna. Sono qui per supportarti in ogni fase del percorso. Impegniamoci per un futuro più sano e felice insieme. Lezione 29. La maggior parte delle città ha sistemi di autobus o metropolitana ben collegati. Ciao Anna, stavo pensando alle opzioni di trasporto in diverse città. Sicuramente, la maggior parte delle città ha sistemi di autobus o metropolitana ben collegati, giusto? Ciao John, hai assolutamente ragione. Molte città dispongono di sistemi di autobus o metropolitana efficienti e ben collegati che facilitano gli spostamenti di residenti e visitatori. Buono a sapersi, Anna. È rassicurante avere opzioni di trasporto pubblico affidabili quando si esplora una nuova città. Assolutamente, John. I trasporti pubblici possono essere un modo comodo ed economico per spostarsi, specialmente nelle aree urbane con traffico intenso. Sono d'accordo, Anna. Spesso è più efficiente usare i mezzi pubblici invece di affrontare il fastidio di trovare parcheggio o sedersi nel traffico. Sicuramente, John. Inoltre, l'uso dei mezzi pubblici può anche essere più rispettoso dell'ambiente, riducendo le impronte di carbonio individuali. Ottima osservazione, Anna. È importante considerare l'impatto delle nostre scelte di trasporto sull'ambiente. Assolutamente, John. Optando per il trasporto pubblico, possiamo contribuire a ridurre la congestione e l'inquinamento atmosferico nelle città. Lo terrò sicuramente a mente, Anna. Quando vado in posti nuovi, mi assicurerò di esplorare le opzioni di trasporto pubblico disponibili. È un approccio saggio, John. Il trasporto pubblico può offrire una prospettiva e un'esperienza uniche della città. Non vedo l'ora, Anna. Grazie per aver evidenziato i vantaggi dell'utilizzo dei mezzi pubblici. È qualcosa a cui darò la priorità nei miei viaggi futuri. Benvenuto, John. Goditi le tue avventure future e sfrutta al massimo primo sistemi di trasporto pubblico ovunque tu vada. Viaggi sicuri. Grazie ancora, Anna. Apprezzo le tue intuizioni e i tuoi auguri. Mi assicurerò di fare viaggi piacevoli e sostenibili. Lezione 30. Ho sentito che hai iniziato a dipingere come hobby. Ciao Anna, ho sentito che hai iniziato a dipingere come hobby. Sembra affascinante. Ciao John. Sì, ho iniziato a dipingere di recente, ed è stato uno sbocco creativo meraviglioso per me. Ottimo, Anna. Esplorare il proprio lato artistico può essere un'esperienza appagante e piacevole. Lo è davvero, John. Trovo rilassante e terapeutico esprimermi attraverso colori e pennellate. Capisco perché, Anna. La pittura ti permette di dare libero sfogo alla tua immaginazione e creare qualcosa di unico. Esattamente, John. È incredibile come una tela bianca possa trasformarsi in una bellissima opera d'arte. Non ho mai provato a dipingere prima, ma ascoltare la tua esperienza mi fa prendere in considerazione l'idea di iniziare il mio percorso artistico. È meraviglioso sentirlo, John. Dipingere può essere un ottimo modo per rilassarsi, distendersi e scoprire nuovi talenti. Penso che sarebbe un cambiamento rinfrescante rispetto alla mia routine abituale. Potrei provarlo presto. Ti incoraggio a farlo, John.
Non sai mai quali talenti nascosti potresti scoprire. Apprezzo l'incoraggiamento, Anna. Inizierò a raccogliere i materiali necessari e a provare a dipingere. Questo è lo spirito, John. Goditi il processo e lascia fluire la tua creatività. Sono entusiasta di vedere le tue opere d'arte. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di esplorare questo nuovo hobby e condividere il mio percorso artistico con voi. Lezione 8. Sto richiedendo un visto. Ciao Anna, sto richiedendo un visto. Come posso controllare lo stato della mia richiesta? Ciao John, per verificare lo stato della tua domanda, puoi andare online o contattare l'ambasciata o il consolato a cui hai fatto domanda. Andare online sembra comodo. Quale sito web o piattaforma devo utilizzare per verificare lo stato della mia candidatura? Il sito web dell'ambasciata o del consolato di solito ha una sezione dedicata in cui è possibile tenere traccia dello stato della domanda. Cerca i servizi per i visti o la pagina di tracciamento delle domande. Ha senso, Anna. Visiterò il sito web dell'ambasciata o del consolato e cercherò la sezione di tracciamento delle candidature. È un buon piano, John. Una volta trovata la sezione di tracciamento, potrebbe essere necessario inserire il numero di riferimento della domanda o altri dettagli per accedere al proprio stato. Mi assicurerò di avere a portata di mano il numero di riferimento della mia domanda, Anna. Esistono altri modi per verificare lo stato? Se preferisci, puoi anche contattare direttamente l'ambasciata o il consolato. Saranno in grado di fornirti le informazioni più accurate e aggiornate. Lo terrò a mente, Anna. Mi fa piacere sapere che ho diverse opzioni per controllare lo stato della mia candidatura. Assolutamente, John. È sempre una buona idea tenersi informati sullo stato di avanzamento della candidatura. Grazie per la guida, Anna. Seguirò i tuoi suggerimenti e terrò traccia della mia domanda di visto. Benvenuto, John. Spero che tutto proceda senza intoppi con la tua candidatura. Buona fortuna. Lo apprezzo, Anna. Rimarrò proattivo e terrò d'occhio la mia candidatura.